Mi avete ricordato che la musica ha il potere di spegnere ogni rumore di fondo. Battito accelerato. La frase alla fine è Io non sono commossa a leggere i commenti. Mentre la scrivevamo piangevo dal dolore. Ma sai che forse credo di non aver mai fatto una canzone così? Non so se vincerò. Però sarebbe bello. Io sono andato a chiudere la porta sul balcone, ho visto che avevi il telefono in mano e stavi girando un video di Sgabo. Why? Non è il momento giusto per rappare, sono le 4 di mattina e vorrei andarmi a coricare. Ho passato 10 giorni insieme a Fedez durante la sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Raga, c'è Ale della Giusta! Signora! Abbiamo vissuto l'esaltazione dei momenti più belli, le delusioni, il panico e la tensione di essere sia in competizione con il brano più personale della sua carriera, Parla della convivenza più difficile da affrontare, quella con noi stessi. sia al centro di una serie di polemiche che prescindono dalla sua musica. Dovrei passare più tempo a stare a difendermi che a pensare a Sanremo, cioè che senso ha, brother? Nella scorsa puntata vi ho raccontato tutto quello che è stato il pre-Sanremo, i momenti in cui era convinto di mollare, il tradimento di Corona e anche il ritrovamento della fiducia nella sua musica. Mi ero veramente dimenticato il potere della musica. Oggi invece vedremo da molto vicino cosa sono stati per Fedez quei 5 giorni di festival che sia io che lui, vi assicuro, non dimenticheremo molto facilmente. Quarto posto a Sanremo! Ci siamo divertiti, lo ammetto, oltre ad aver passato momenti davvero molto pesanti. Continua a respirare. Finché c'è l'emozione respira. Ma la verità è che ogni ostacolo può essere superato. Un giorno fa tutto sembrava contro, chiunque mi insultava, avevo i giornalisti sotto casa che mi trattavano come se avessi ucciso qualcuno e poi boom, il bello della musica, ragazzi, non è mai finita. E oltretutto, quando gli astri si allineano, basta convincersi di vivere bene una cosa e il resto viene da sé. Codice del mio televoto è 23, che è il giorno in cui è nata mia figlia, si chiama Vittoria. Stacco io che perdo. Anche quando qualcuno tenta di mettere i bastoni tra le ruote. E tu anche di fronte a cose che possono danneggiare i miei figli non ti sei fermato, sono senza parole. Voi giustamente pensate di sapere cosa è successo a Sanremo, ma vi assicuro che non avete visto niente. Qualche giorno prima del festival, Federico mi aveva totalmente spiazzato con un'ipotesi abbastanza strana. Canzone proprio che va di merda, ma recupero l'amore della mia vita e rinuncio a tutto. L'uomo può dire delle cose che non pensa. Non bisogna mai ascoltare un uomo quando ha fame o voglia di fare sesso. E questo mi ha fatto pensare, come se il focus di Federico non fosse ancora esclusivamente mirato alla musica. E lo dimostreranno tutte le peripezie che abbiamo passato da questa serata in studio a quella che sta per vivere sul palco. No, è nell'ipotetica evenienza in cui non succede un casino, ma è altamente improbabile. Oggi però, al primo giorno del festival e a pochi minuti dalla sua prima esibizione, mi sembra invece che l'unico pensiero sia finalmente solo la musica. È andato ad esibirsi, ora io vado a vederlo da dentro, imbucandomi qui. Non vedo l'ora di vedere da vicino a cosa ha portato tutto questo sforzo. Torna Fedez! L'esibizione è impeccabile, il pezzo lo canta bene, le lenti fanno il loro effetto e la commozione negli occhi di Federico suggerisce a tutti quanto quel momento per lui sia importante. E il pubblico, la nostra ultima incognita, reagisce benissimo. Credo che davvero questa prima esibizione abbia rappresentato per Federico un passaggio quasi definitivo da quello che era Venivo da delle cose in cui tutto il resto era molto più grosso della musica. a quello che vuole essere. Solo musica. Basta, tutto il resto. Sentiamo cosa ci dice una volta uscito di scena. Bravo. Sto grande. Io l'ho visto da dentro il teatro e sopra applaudivano tutti e hanno applaudito anche in mezzo. Noi siamo contenti, gli applausi ci sono stati e mi sembra sinceramente sia andato tutto bene, ma come sarà stata percepita questa performance dall'esterno? Battito è un pezzo che ci ha sorpresi tutti. Quando ho scritto la canzone l'idea partiva proprio da uno sfogo. Tra l'altro, Battito segna un cambiamento per Federico non solo perché è tornato a fare la musica che vuole, ma anche perché questa volta ha davvero raccontato se stesso. La mia storia racconta anche che quelle cose le ho vissute. Ci sono delle cose che riesci a trasmettere solo se vivi determinate cose, no? Non avendole mai vissute prima, potevo scrivere di cose che ho provato, ma non così tanto profonde. E quindi torna finalmente l'entusiasmo. Da 1 a 10 quanto sei soddisfatto dell'esibizione di questa sera?
No, molto molto soddisfatto. 10. Anche perché quando cambia lo stato mentale cambia davvero tutto. Sai qual è la differenza tra questo Sanremo e l'altro Sanremo, quello prima? Che quello prima ero in competizione con gli altri, quello di adesso ero solo in competizione con me stesso. Competizione che l'aveva portato in zone mentali in cui è meglio non finire. Io avevo solo attacco di panico più grosso della mia vita. Quanti bei ricordi? Bisogna trovare dei nuovi bei ricordi. E il merito di questo switch è sicuramente suo Cioè già arrivare qui in questa situazione qua sono comunque contento. e della sua mental coach. Tu l'hai fatto. Tu hai portato quella roba, tu hai fatto emozionare la gente. Guarda quanta gente è emozionata per quello che hai portato su quel palco. È incredibile comunque quanto sia forte quello che può fare il nostro cervello in determinate condizioni. Il messaggio che tu hai pubblicato, io mi sono commossa a leggere i commenti. Ragazzi che hanno vissuto quell'esperienza hanno detto: io ci sono stato lì dentro. Che bello finalmente sentirne parlare. E quindi dopo tutta sta tensione decomprimiamoci. Che roba, raga. Pazzesco. E dato che anche Giacomo si merita un premio, Ti ho portato questi per... Grazie, che carino. tra l'altro battuta riciclata anche con Sissi, fatto la foto, mandato i fiori, ho preso i fiori pure per te. Comunque, serata finita. E adesso annunceranno i primi 5 in ordine sparso. Ma chiedevamo. Vabbè, ma infatti non dobbiamo montarci la testa, siamo presenti. E tutti hanno apprezzato di brutta, quindi bene. Non demortiamo. E comunque la settimana in cui Federico è stato ricoperto da, legittimo o meno, centinaia di critiche. E per far tornare l'opinione pubblica sulla questione musicale ci vuole del tempo. Andiamo al recappone di fine giornata, che diventerà un classico della nostra avventura. Lezioni imparate oggi dopo il primo Sanremo: non scappate dalle situazioni difficili. La paura di quello che succede è più grossa di quello che succederà a volte, e quindi vale la pena affrontare la situazione. La cosa più bella è che il bello deve ancora venire. Comunque, alla fine del primo giorno siamo sinceramente contenti. Secondo giorno sanremico, adesso andiamo a fare 800 interviste. La seconda giornata di Sanremo funziona così. A differenza della prima, in cui si esibiscono tutti i concorrenti e in cui vota solo la sala stampa, nei 2 giorni successivi, in cui i cantanti sono splittati, hanno peso solamente televoto e radio. Il risultato, per sua stessa natura più popolare, viene così diviso in 2 classifiche da 5 concorrenti, rendendo tutto più piccante. Fedez è stato inserito nella prima delle 2 giornate, dedicata non solo all'esibizione, ma anche a centinaia di interviste. Ciao, grazie ragazzi. Grazie mille, grazie, un abbraccio, ciao. Ma dietro le luci del palco si nasconde un mondo fatto di retroscena, chiacchiere e a volte persone poco raccomandabili pronte a ficcare il naso negli affari altrui. Se c'è una cosa da imparare, quindi, è che fidarsi è bene, ma proteggersi è meglio. E qui entra in gioco NordVPN, perché anche online, come nella vita reale, è pieno di squali che sono pronti a sfruttare ogni tua mossa. Sei in viaggio? Stai usando un wifi pubblico? Stai cercando un hotel per il ponte di Pasqua? Con NordVPN i tuoi dati rimangono al sicuro, lontani da hacker o siti di phishing che ti vogliono fregare con offerte troppo belle per essere vere. E visto che questo è il momento giusto per prenotare le prossime vacanze, c'è pure un'offerta speciale. Cliccando sul link in descrizione o inquadrando questo QR code puoi ottenere 4 mesi extra sui piani Bennari. Soddisfatti o rimborsati? Perfetto per proteggere i tuoi dispositivi, guardare streaming senza limiti e navigare senza alcuna preoccupazione. Nel mondo digitale, come nella vita, meglio non fidarsi delle persone sbagliate. Mi raccomando, proteggiti con NordVPN. Comunque, tra foto e interviste, l'artista in gara passa sostanzialmente di radio in radio per dire 2 parole sul proprio pezzo. E da buon curiosone c'è una cosa che mi ha stupito particolarmente. Pazzesco sta cosa, che sono tutte le radio nello stesso posto e cambia il set. Praticamente, per ottimizzare spazi e tempi, molte interviste avvengono dentro sto cubotto che, attraverso un LED wall, va a cambiare semplicemente loghi e colori per adattarsi alla radio specifica che fa l'intervista. Ingegnoso. Venerdì sera sarai in duetto con Marco Masini. Vogliamo sapere come mai hai scelto Bella Stronza. È incredibile come un brano scritto 20 anni fa, dove Marco raccontava una storia, riascoltandola l'ho trovata assolutamente pertinente a un pezzo di mio vissuto. Ecco, innegabili poi le domande sulla scelta del duetto. Possiamo sapere chi è la bella stronza della cover? Ma no! Però non credo sia necessaria alle persone che ascoltino sapere. Che ha fatto partire una mega polemica perché tacciato di essere un pezzo particolarmente misogino. Hai sentito cosa dice? L'ha scritta tipo 20 anni fa sta canzone. Quanto cazzo è tipo profetica? Ma, come sempre, nell'arte ognuno ha il suo punto di vista. Se tu la leggi è veramente un amore disperato vissuto, che non può essere inventato, anche se poi è una storia puramente casuale, però è vera. Mentre la scrivevamo piangevo dal dolore e tutti l'hanno vissuta così.
puoi dire che instiga la violenza, perché anzi il finale dice proprio che non bisogna, se ti dovesse venire questa rabbia, perché in amore si arriva all'odio, ma se tu arrivi all'odio ti devi fermare. Questo è il messaggio. Ma la cosa più interessante è che questa Bella Stronza racconta tutt'altra storia rispetto a quella di 30 anni fa. La gente è arrivata questa, una nuova canzone. Comunque la giornata si chiude con altre interviste mentre veniamo sbalzati qua e là come una pallina da ping pong. E arrivata sera passiamo da casa per un'ultima prova prima di tornare all'Ariston per la preparazione alla seconda esibizione. Tu mi conosci. Ma senti le persone che la cantano. Ormai è già una hit. Vediamo se questa volta riesce a farla anche meglio, dato che ormai lo scoglio della prima esibizione l'abbiamo superato. Questa inginocchiata? Ti è piaciuta? È inaspettata, devo ammetterlo. E infatti Ti ho formato molto meglio. Sì. sarà riuscito questa volta ad arrivare, secondo la giuria popolare, in vetta alla classifica. Quando io tocco il mio nome si illumina. No, ho sbagliato, scusa, quello dopo. Pronti? Ok, scusa. Grande gioia, anche perché appunto la classifica di questa sera, al contrario di quella della sera prima, rispecchia effettivamente l'opinione della gente. Allora, ieri mi è piaciuto Fedez. Se Fedez non vince, io giuro che mi faccio saltare nell'Ariston. E dato che è la gente che ascolterà la canzone, direi che non poteva andare meglio di così. No, vabbè, hit, bellissimo, però ero comunque contento. E cosa abbiamo imparato quindi oggi? È importante essere costanti, concentrati, non bisogna andare alle feste. Anche perché finisce sempre in un unico modo. Ragazzi, sono veramente ubriaco. Bene. Quindi Ninna. E passiamo così al terzo giorno, quello in cui Fede praticamente non ha niente da fare se non altre interviste. E in cui è tutto così incastrato al secondo che è inevitabile beccare altri cantanti in gara. Ehi, come stai? Bene, Ci tu? abbracciamo. Paradossalmente questa forse è stata la giornata più pesante, anche se il supporto dei fan credo abbia aiutato Federico a vivere tutto con molta più leggerezza. C'è scritto Fede spacca Al nostro? il tuo battito somiglia al nostro. Ah, grande. Tra l'altro i colleghi li ho incontrati inevitabilmente pure io. Siamo appena stati assunti da Ale Della Giusta per andare in giro con lui e difenderlo dalle persone che gli chiederanno la foto. Confermo, anzi, faccio uno spoiler. Un mese fa Ale ha risposto alla mia storia dicendo: vieni a lavorare con un youtuber serio. No, tu sei proprio un bastardo. E ora che ho un po' di spazio posso dire finalmente come stanno le cose. La canzone è seconda su Spotify. Sì, ma tu pensi che sia merito tuo? Sinceramente sì. Vi prendo poi qualche minuto per parlare con Leonard di Warner, che mi spiega più nel dettaglio quali sono i ruoli che gravitano attorno a Federico ad un evento come questo. Lenare è quello che si occupa della parte qua a Sanremo del teatro, diciamo, dell'Ariston, quindi tutto ciò che succede sul palco. Meglio pura e dentro ai miei occhi, quello deve essere. Ogni artista ha un A&R. Io seguo 6 artisti a questo Festival di Sanremo. Ma la prima cosa da fare quando si decide di andare a Sanremo, qual è? Il primo step è la ricerca del brano da portare al Festival di Sanremo. E come funziona un brano che nasce nello specifico per Sanremo? Dobbiamo parlare di battito. Sì, era dallo scambio. Prima perché tu poi l'hai lavorata in Sardegna. In Sardegna e l'abbiamo fatta sentire a Conti il giorno del mio compleanno. E quando la presenti il feedback può essere di qualsiasi tipo. Ad alcuni può anche dire cambierei questa roba, oppure ti dice secondo me dovresti fare il featuring con quello. E quando è che vengono annunciati ufficialmente? Direttamente sul TG1. E le persone non lo sanno? Cioè gli artisti non lo sanno? Momento che solitamente tutti gli artisti, sperando di finire in quella ambitissima lista, riprendono. Fedez. Ed eccoci qui, alla 75esima edizione con Carlo Conti, sia presentatore che direttore artistico. Rientriamo quindi in casa per un po' di allenamento, un po' di riposo. Vieni, è caldo. Si fa sera e durante la cena scopro che Ciccio, il nostro diver di quei giorni, è veramente un king nel festival. 93 Ruggieri, 94 Leandro Bagli, 95 Giorgia, che saprei. Vero. Max Pezzali non l'ha vinto? No, Max Pezzali è arrivato ottavo nello stesso anno. E la Madonna! Controlla! E nel frattempo arriva anche una bellissima notizia. In questo momento la mia canzone è prima su Spotify. Quindi nel chill ci godiamo da telespettatori normali l'unica serata in cui Fedez non partecipa al festival. La mia strategia è non guardare niente degli altri per non farmi condizionare. Ho spento il televisore, no, dico di quello che è successo. Adesso che tutto sta andando bene, si guarda, si fa, si parla. Tra i primi 5
Ciccio, chi? Gabbani. Ciccio numero 1. Mentre per Fede, pronostici? Le prime 5 posizioni secondo me ce le giochiamo io, Olli, Achille, Cristicchi e Brunori. Fine giornata. Ormai immancabile dirci. Cosa abbiamo imparato oggi? Le persone che vengono a Sanremo. Ragazzi, calmi. C'è un'agitazione nel voler fare le foto e non sto parlando di ragazzini, sto parlando di signori. Ecco, perché tra la folla è abbastanza probabile di incontrare dei personaggi mitologici. Federico, vieni, mi piace tantissimo, Grazie, sei grazie, bravissimo, scusate. vai avanti così. C'era una signora che a un certo punto tu eri dietro, tipo a 2 per da questa distanza, esatto. faceva così. Cioè, guardate là che foga. Guarda come fa le foto. Ma adesso proviamo a sognare. Io spero di vincere per fare un discorso ai miei figli. Però è una roba che, capito, se la rivedono da grandi dicono che il papà ha fatto un discorso che ha vinto Sanremo. Bello, questo mi ha emozionato. Giorno 4. Si torna in scena con i duetti. Ma prima ancora di iniziare la giornata, notizia bomba. Ieri ho visto mia mamma, Clemente, che è la persona con cui ho fatto tutti i tour. E abbiamo deciso di aprire per luglio. È un po' una follia stiamo facendo, perché di solito quando si fanno queste cose lo fai per l'anno dopo. Posso dire, secondo me è bello. Io non sono in tour dal 2019 e infatti ho pensato che il nome di questo evento sarà tipo il ritorno a casa. E alla fine, tra l'altro, la prima data è già sold out. La mattinata passa in totale relax tra shooting e prove. Anche perché Fedez è davvero molto felice. Siamo primi, domani però Olli ci supera. Vabbè, giusto. Un po' per ciascuno, ma è bello. Un giorno uno, un giorno l'altro, un giorno uno, un giorno l'altro. Bello. Iniziamo a lavorare. E si va alle prove delle covers. E per scaldare la voce è quasi necessario cantare qualche vero classico della musica italiana. Per dimenticarmi. Prima intervistina con Masini. Oggi è stata la giornata delle cover, tutte le interviste le fa con Marco. Chiamo Marco come se fosse mio fratello. E prima delle prove andiamo in hotel, che tra l'altro nasconde un segreto. Questo hotel qua è collegato direttamente con l'Ariston. Dall'hotel, porta segreta. Eccoci qua. Ed è già mega affollato. Scusi, non pensavo ci fosse così tanta gente qua. Già è pieno di gente già, ma perché? Questi vedono quello che sarà effettivamente il festival stasera. Quindi prova sul palco con i giornalisti. E ora provano i ragazzi. Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza. Ed effettivamente, wow! La frase alla fine è clamorosa. Mancano poche ore all'esibizione e Federico ne approfitta per fare un po' di respirazione. E finalmente arriva il momento. Ciao raga, dopo. Ma a cosa starà pensando? Stasera canto davanti a tutta l'Italia, ma in realtà canto per una persona sola. Ultimo riscaldamento vocale, che ovviamente a Masini quasi non serve. Tu canti uguale a quello che si sente su Spotify. Magari. No, fidati. Tra l'altro canzone prodotta da FT, il producer di Simbra Roof. Maestro, ci vediamo dopo. Sono gasato, non vedo l'ora di farla, quindi me la godrò su quel cazzo di palco. E il duetto va non benone. E allora ti saluto. Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza. Di più. Anche se purtroppo Non abbiamo vinto. Vabbè. ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché Sapete chi vince veramente però? La musica e anche l'amicizia. ha un po' anche lui. Bravi. Un risultato davvero eccezionale. Potrebbero dare una medaglietta, cerchietto, le spillette. Scusa, io quando facevo le gare di sci da piccolo, anche se arrivavi ultimo ti davano una spilletta, sentivi parte di qualcosa, un ricordino. A sto punto gli viene in mente una cosa: esibirsi per l'ultima volta senza lenti, un po' come per rivelare finalmente se stesso. Domani finale. Secondo me devi metterti le lenti. Devo riuscire a farla anche senza le lenti, perché con le lenti comunque è come se avessi una maschera. Mi sento di farlo senza le lenti, che è un cerchio che si chiude. La serata comunque è quasi giunta al termine. Volevo essere un duro. E non mi viene in mente un modo migliore di concludere la serata se non questo. Io vivo il sentimento come Fedez sul palco, frate, io abbandono e me ne vado con un'alpaca a casa. E dato che stiamo delirando, Non è il momento giusto per rappare, sono le 4 di mattina e vorrei andarmi a coricare. meglio andare a dormire. Buonanotte, a domani. Ma prima, cosa abbiamo imparato oggi?
Oggi abbiamo imparato, devi stare fermo. Se sai che stai prendendo la strada giusta, si attivano le distrazioni, non devi farti distrarre. Sia se guardi cosa fanno gli altri concorrenti che se non lo guardi alla fine va bene lo stesso. È vero, prima mi imponevo di non guardare perché volevo distrarmi, adesso riesco a guardare e a non distrarmi. È arrivato il grande giorno, la finale. Siamo carichi, succederà quello che deve succedere. E la giornata corre, ovviamente più veloce di tutte le altre. Porterai l'esempio per i tuoi figli. Respira in questa emozione, non bloccare. Respira, elabora. Lavoro che sfocia infine in un bel piantone liberatorio, che ogni tanto ci vuole. Mai vergognarsi di fare un piantino. Senti, dov'è? Dimmi dov'è nel corpo. Dove ti arriva quell'emozione? Nella pancia? Anche perché l'obiettivo è sempre quello, cercare di portare se stessi sopra il palco. Tu sarai senza lenti stasera e quello che gli dirai è sì, si può andare oltre e gli farai capire che per andare oltre la forza la si deve cercare dentro, non fuori. Quindi, dopo questo percorso mentale, dai, cerchiamo di tornare positivi. Diciamo tutti secondo voi chi vince. Ma vale dire anche te? Certo. 1, 2, 3, Fede. Secondo me Olli no. Le ultime parole famose. Olli, io ho sempre detto che mi stavi simpatico, eh? Votiamo anche noi sotto ricatto. 23? Vabbè, è il supporto emotivo quello che conta. E per l'occasione tocca scegliere un vestito giusto, sia per Fede che per me. Mi sono messo un completo. Vamonos. Ci giochiamo il tutto per tutto. Ci siamo. Anche se Fedez sarà uno degli ultimi a salire sul palco. A che ora salgo io? Mezzanotte 16. E alla fine arriva mezzanotte e 16. Aspettare tutto. Ci vediamo dopo. Godiamoci l'ultima esibizione. Sì, lo so che sapete come va a finire, ma io ancora in quel momento non lo sapevo. Ultimi istanti prima del verdetto finale. Siamo qui a soffrire per vedere se saremo nei primi 5. I minuti passano, ma noi rimaniamo lì. Esce Gabbani, esce Achille Lauro, esce addirittura Giorgia. E lì rimaniamo noi e pochi altri, con la tensione che si fa sentire. Stai cagando addosso? Oh, sei con i cantautori. Sei in mezzo ai cantautori. Il vincitore di serie. Qua in mezzo. Poi là dentro. E a pochi minuti dall'annuncio, manco a dirlo, salgono le paranoie. Se mi fa male qua mi sta venendo l'infarto. No, stai a posto, ancora di là. Sicuro? Sì. Però mi fa male tanto. Ma perché stai fumando come no, forse è nato. È normale, stai tranquillo. Goditi questo momento, sei arrivato qua. Anche perché a un certo punto è inevitabile. Ci si convince che vincere sia l'unica cosa che conta. Non so se vincerò, però sarebbe bello. C'è una parte di te, una parte bambina di te, che vorrebbe assolutamente vincere a tutti i costi. Ma tu quella parte la coccoli e gli dirai proprio questo. Noi abbiamo vinto comunque. Ma a volte vincere non è la cosa più importante. Il quarto classificato di Sanremo 2025 è Fedez. Così inaspettata che nonostante tutto pure Corona ci rimane male. Fedez. No! Ma dati i presupposti, Ho bisogno di ritirarmi fino a 2 secondi fa. il risultato è stato veramente impressionante. Bravissimo. Dai. Non ci interessa chi vince Sanremo, l'importante è farlo bene. E alla fine il primo posto se lo contendono comunque persone di Serie A. Posso dire comunque che sono entrambi i due buoni e quindi sono contento. Sì, infatti. E come ormai voi ben sapete, Chi ha vinto? questa volta il cosa abbiamo imparato oggi ve lo faccio io. In queste settimane abbiamo imparato che a volte la competizione non serve banalmente a dimostrare di essere i migliori, ma è semplicemente un processo che ci serve per affrontare lati di noi che altrimenti rimarrebbero incastrati senza la possibilità di sfogarsi. Dal volersi ritirare e nascondere da tutto e tutti, Federico, grazie alla gara, è riuscito a tirare fuori la voglia di farcela e anche se non è arrivato al podio è come se l'avesse fatto, perché ci ha creduto fino in fondo. E poi ricordiamo, l'arte non è una competizione. Cioè, viviamo per questa roba qua. Perché poi comunque ti senti anche partecipe di un evento che è storico, no? Guardi il palco e dici, oh, lì sopra ci sono stati tutti. Cioè lì sopra Vasco Rossi ha cantato Vita Spericolata. Sono venuti i Queen con Freddie Mercury. Cioè lì dici, dove sono? Sei lì. Ma la vera domanda è: come reagirà Federico dopo aver interiorizzato la sua posizione? È scesa una botta da adrenalina. Sei stanco,
Ma non è ancora arrivato il momento di fermarsi. Cioè, non so se andare a Monaco o rimanere qua. E chi lo ferma adesso? Ciao cara. E via che si va. Location voto 9, poi il mio voto potrà confermare o ribaltare il risultato. Una piccola danza della vittoria. Bello, è uscito però. Puoi metterlo nello sacco dove dico vinco Sanremo. All'alba di domenica mattina siamo finalmente tornati a casa. Questo è l'ultimo che cosa abbiamo imparato oggi, un po' swag, perché c'è stata la finale di Sanremo e la Warner gli ha dato l'anticipo. Quindi, che ho sonno? Che alla fine puoi mettere dei violini mentre la dico. E non è importante l'obiettivo, l'importante è godersi il viaggio. Ecco, e dato che il viaggio è stato lungo e tortuoso anche per me, Non so veramente cosa aspettarmi da questa settimana. fatemi riposare, che poi c'è da incontrare i protagonisti di Narcos. Ma questa è un'altra storia.